Ciao a tutti, io sono Luca e questa è una lezione di italiano per stranieri. Più precisamente, questa è una lezione per quelle fantastiche persone che vogliono parlare bene l'italiano. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera e vuoi parlare bene l'italiano, sei nel posto giusto. In questo video, infatti, spiegherò 5 parole che vengono spesso confuse dalle persone che imparano l'italiano come lingua straniera. Guardando questo video imparerai a usare queste 5 parole come un vero professionista. Se vuoi parlare bene l'italiano, mi raccomando, iscriviti al canale perché su questo canale pubblico delle lezioni pensate proprio per chi vuole parlare l'italiano in modo naturale. E spesso parlo proprio degli errori che vengono fatti più spesso dagli stranieri che studiano l'italiano. Come dicevo, in questo video spiegherò 5 sostantivi che spesso vengono confusi. Questo video è una risposta a una richiesta che mi aveva fatto uno degli iscritti al canale. Questa persona qualche tempo fa mi aveva chiesto se potessi spiegare la differenza tra la parola manico e la parola maniglia. Originariamente pensavo di parlare solo di queste due parole, poi però ho deciso di aggiungere altri 3 sostantivi simili. Quindi in questo video non parlerò soltanto della differenza tra manico e maniglia, ma parlerò della differenza tra le parole manico, maniglia, manetta, manopola e manovella. Questi 5 sostantivi suonano simili, derivano dalla stessa radice ed è per questo motivo che vengono confusi. Partiamo dalla parola manico. Allora, manico è un sostantivo maschile, quindi singolare è il manico, plurale i manici. Facciamo subito un esempio, il caso più tipico di manico è questo. Questo è un coltello, questa parte qui è il manico del coltello. Che cos'è il manico? Fondamentalmente il manico è l'impugnatura, la parte da cui si impugna il coltello. Questa è la lama e questo è il manico. Non so se conoscete il modo di dire italiano avere il coltello dalla parte del manico, oppure tenere il coltello dalla parte del manico. Ecco, qualche tempo fa avevo fatto un video anche su questo modo di dire, qua in alto vi metto il link, se volete dategli un'occhiata. Allo stesso modo, questo è un martello e questo è il manico del martello, la parte di legno è il manico del martello. Allo stesso modo, questo è un cacciavite, questa parte qui si chiama manico, il manico del cacciavite. Un altro esempio di manico è questo, questa è una tazza, questo è il manico della tazza. Allo stesso modo, questa è una caffettiera e questa parte qui è il manico della caffettiera. Stesso discorso qui, questa è una padella, anzi una padellina direi perché è veramente molto piccola. Questa è una padellina e questo è il manico. Quindi dagli esempi che vi ho fatto capite che il manico è la parte da cui si impugna un determinato oggetto. Un esempio un po' meno evidente, un po' meno prototipico di manico è questo. Che cos'è questo? Questo è uno zaino. Questa parte qui si chiama manico, è il manico dello zaino. In particolare gli zaini di solito hanno un manico e degli spallacci. Questo è uno spallaccio. Se mi ricordo bene, questa parte qui si chiama spallaccio, perché comunque si mette sulla spalla. Mentre invece questa parte qui si chiama manico, perché serve per impugnare lo zaino, per prendere lo zaino, per sollevare lo zaino. Allo stesso modo, se voi avete una valigia, le valigie di solito hanno un manico che serve per sollevarle. Ma passiamo alla seconda parola, la parola maniglia. La maniglia di solito si trova sulle porte, sulle finestre, sulle portiere delle macchine. La maniglia è quell'oggetto che ci permette di aprire la porta, quindi la maniglia è collegata all'operazione di apertura della porta oppure della finestra. Alcuni usano la parola maniglia anche per indicare quegli oggetti che si trovano per esempio sui tram o in metropolitana, no? Nei vagoni della metropolitana o sui tram ci sono questi oggetti a cui vi potete appendere. Questo per evitare di cadere per terra in caso di frenate improvvise. Se il tram frena di colpo, se improvvisamente si ferma, ecco, se voi siete attaccati alla maniglia, evitate di cadere. In italiano poi esiste anche il sostantivo
maniglione, di solito maniglione antipanico, che viene usato per riferirsi a un tipo particolare di maniglia, di solito messa nei locali pubblici, per esempio nelle scuole, negli ospedali, nelle università, eccetera, eccetera. Il maniglione ha una funzione analoga a quella della maniglia, cioè permette di aprire la porta. Semplicemente il maniglione è più grande e funziona con un dispositivo leggermente diverso, per cui si apre quando viene spinto. Poi non so se conoscete l'espressione le maniglie dell'amore. Ecco, questa espressione si riferisce in modo, se vogliamo, scherzoso a una determinata parte del corpo. Si chiama dell'amore perché il riferimento è proprio al fatto che durante... Vabbè, insomma, avete capito. Poi la terza parola di cui vi volevo parlare è manopola. Allora, manopola può riferirsi a tre cose diverse. In primo luogo, la manopola è una parte dell'armatura, la parte che copre la mano. In sostanza è una specie di guanto metallico, solo che a differenza del guanto, la manopola di solito ha queste quattro dita tutte attaccate, quindi c'è questo pezzo qui e poi un pezzo per il pollice. Quindi il primo significato di manopola è questo, un pezzo dell'armatura. In secondo luogo, la manopola può essere un tipo di guanto che viene usato nei climi estremamente freddi e che non ha le dita. Quindi, come dicevo, la manopola è una specie di guanto, solo che questa parte qui è unita, non potete aprire le dita. La manopola ha il pollice, poi qui è chiuso. Manopola poi ha altri due significati completamente diversi. Allora, manopola può riferirsi a un dispositivo che si trova per esempio sulle vecchie radio e che fondamentalmente serve per regolare il volume. La manopola è questo comando che potete ruotare per regolare il volume, per esempio per alzare o abbassare il volume. Poi alcuni usano la parola manopola anche per riferirsi a quella parte del manubrio della bicicletta in cui fondamentalmente vanno messe le mani. Ecco, alcuni chiamano quella parte manopola. Quindi sul manubrio della bicicletta ci sono due manopole. Ok, poi c'è la parola manovella che è semplicissima da spiegare. La manovella è un dispositivo piuttosto particolare. Vi metto una foto così capite di che dispositivo si tratta. Fondamentalmente la manovella è quell'oggetto che bisogna girare in questo modo. Per esempio, per avviare le vecchissime macchine c'era davanti una manovella. Per far partire la macchina bisognava girare la manovella. Oppure le vecchie cineprese avevano una manovella, anche qui bisognava girare, girare, girare. Ecco, poi la quinta parola di cui vi volevo parlare è manetta. Manetta può essere usata al singolare e ha un significato, ma di solito si usa il plurale con un altro significato. Le manette sono quegli oggetti che vengono messi ai polsi delle persone quando vengono arrestate, o meglio, ai polsi delle persone ritenute pericolose. Quindi la polizia quando arresta qualcuno in alcuni casi mette un paio di manette ai polsi della persona arrestata. Tenete presente che in italiano poi esiste il verbo ammanettare che si riferisce proprio a questa cosa, quindi ammanettare vuol dire mettere le manette ai polsi. Curiosamente non c'è un verbo che indica il contrario, cioè togliere le manette, in italiano si dice proprio togliere le manette, cioè ammanettare e togliere le manette. Ecco, questo per quanto riguarda il plurale, manette. Il singolare, manetta, invece veniva usato in riferimento a un sistema delle moto. Sul manubrio delle moto c'era un dispositivo, non so se ci sia ancora, sinceramente non sono un esperto, comunque la manetta è quella cosa che permetteva di accelerare, quella cosa che faceva vum vum vum, insomma avete capito. Poi in italiano c'è anche l'espressione andare a manetta che vuol dire proprio andare molto velocemente, cioè procedere a una velocità molto elevata. E in italiano c'è il verbo smanettare che originariamente significava proprio questo, cioè fare ripetutamente questo movimento. Però diciamo che oggi il verbo smanettare viene usato prevalentemente con un altro significato
Smanettare è un verbo tipico dell'ambito dell'informatica e fondamentalmente vuol dire sperimentare, modificare, insomma, smanettare è quello che fanno le persone appassionate di informatica. Infatti in italiano c'è anche il sostantivo smanettone che si riferisce proprio a una persona che ha la passione per i computer, si diverte a creare, modificare e sperimentare determinate cose sul proprio computer. Ecco, da ultimo volevo parlarvi di una parola bonus, manica. Quindi la manica, le maniche. La manica è questa parte qui, questa è la manica della felpa. Quindi è importante non confondere la manica con il manico. Nei commenti magari fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se conoscevate tutte queste parole oppure se effettivamente confondevate alcune di queste parole. Qui in alto vi metto il link a un video che vi consiglio vivamente di guardare se volete parlare bene l'italiano. Mi raccomando, dategli un'occhiata.